Buongiorno ragazzi e benvenuti in un altro video. Oggi ho un po' di illuminante naturale, il sudore qui a Bali si fa sentire ma ce la faremo. E oggi vi parlo di che cosa utilizzo per fare i miei video. Me l'avete chiesto in tantissime, quindi vi dirò che cosa uso sotto l'acqua, nell'aria, per girare video come questi, o come faccio girare i miei video Instagram che carico tutti i giorni. Iniziamo! Ora, iniziamo questo video subito col dire che io non sono un'esperta, nel senso, se mi conoscete sapete che io faccio mille cose innanzitutto, però la mia specializzazione sta nella comunicazione e nel marketing online, marketing digitale, quindi in questo video vi farò semplicemente conoscere gli strumenti che utilizzo per girare, per montare e per far passare il mio messaggio da qui a voi, al vostro schermo, però senza nessuna presunzione. Prima cosa, iniziamo da una delle cose più importanti, cioè la macchina con cui giro la maggior parte dei video che poi metto su YouTube, che è praticamente la macchina che sto usando ora per girare questo. Questi video più statici che vedete, cioè i video dove sono io che parlo davanti alla telecamera e solitamente la qualità è abbastanza alta, è perché giro tutto con la mia Canon 70D, ve la faccio vedere subito. Eccola qui la mia Canon 70D con il microfono Rode e con le lenti Sigma 24-105. Ora, avete visto la mia macchina principale, che è questa qui, che uso solitamente sopra a un cavalletto, vi lascio il link del cavalletto qui sotto, e questa diciamo è una macchina per me molto pesante. Una cosa che io cerco di fare nella mia vita in generale è di semplificarmi le cose, quindi spesso quando sono in viaggio portarmi la macchina fotografica con questo obiettivo che è molto grande, portarmi tutta l'attrezzatura è un po' una fatica, e inoltre a volte rende l'esperienza di quel viaggio, l'esperienza di quella giornata peggiore per me, e quindi semplicemente mi chiedo perché. Per fare dei video che ha assolutamente senso, e ci sono tantissime persone che lo fanno, io personalmente preferisco fare video con il mio cellulare, però godermi più il momento ed essere un po' più vera quando faccio questi video rispetto a caricarmi una macchina fotografica così grande appresso e magari non godermi tanto il posto dove sono. Quindi per questo ringrazio il mio cellulare. Questo è un iPhone 8 Plus, prima di questo avevo il 6 Plus, tutte e due con una fotocamera pazzesca, che mi hanno aiutato a girare tantissimi video. Uso il mio cellulare tutti i giorni per fare Instagram Stories, non so se mi seguite su Instagram, ma sono lì tutti i giorni a parlare con voi, e uso sempre la fotocamera frontale per parlare nelle Instagram Stories con voi. Molti mi chiedono che cellulare uso per la qualità, perché fate video davvero di qualità, e quindi questa praticamente è la mia vita, oltre al fatto che ci lavoro, è anche la mia fotocamera, videocamera quando non riesco a portarmi quella più grande, quindi tantissime foto e video le faccio proprio con il mio cellulare. Con cosa mi aiuto per fare i video solo con il mio cellulare? Fare video solo con il cellulare da solo diciamo che non darebbe un aspetto professionale come farlo con un gimbal. E quindi un anno fa mi sono comprata il gimbal. Per chi non lo sapesse, il gimbal sarebbe uno stabilizzatore d'immagine, quindi mettendo il cellulare sul gimbal ti permette di equilibrare il cellulare e di fare dei video stabilizzati, cioè dove il movimento è molto più fluido. Quindi assolutamente fantastico il gimbal, mi ha fatto fare il salto diciamo di qualità per quanto riguarda i video con il cellulare. Molte volte ho girato anche video per YouTube con gimbal, fotocamera posteriore e treppiedi, perché questo gimbal esce anche con un treppiedi, quindi carico il treppiedi qui, semplicemente uso la telecamera posteriore, che è quella migliore dell'iPhone, di tutti i cellulari solitamente. Non avete bisogno di una super fotocamera, super videocamera da 3.000 euro, ma ad oggi ci sono talmente tanti strumenti che vi possono aiutare a fare video online. Inoltre ho un video proprio dove racconto come fare video solo con il vostro cellulare e fare dei video diciamo professionali, ve lo lascio sempre qui sotto. Ora parliamo un po' degli strumenti più particolari, e cioè di che cosa uso, di che fotocamera uso per andare sott'acqua. E uso la mia GoPro, questa è una GoPro Hero 5, e con questa faccio tutte le riprese sott'acqua. E se avete visto i miei ultimi video sulle Filippine sapere che fare video sott'acqua mi piace davvero tantissimo, e soprattutto andare sott'acqua mi piace tantissimo, quindi adoro tantissimo la mia GoPro. Ora, ultimo arrivato in casa, Wildflower Mood, il mio fantastico drone. Ho comprato il drone prima di partire per le Filippine. Se non mi conoscete vi consiglio di andare a vedere i miei video sulle Filippine per vedere il salto di qualità che ti fa fare il drone. Ora, se volete iniziare ora a fare video su YouTube o fare video di viaggio,
non ci pensate al drone perché è una grande spesa e non voglio che spendete tutti questi soldi all'inizio, ma se siete un po' avanti con il vostro processo e avete soldi da spendere e da investire su un drone, io sono completamente innamorata di questo drone sia per le foto che mi ha permesso di fare che per i video. Il drone che utilizzo è un Mavic Pro, mi piace moltissimo perché non è grande e quindi riesci a portarlo con te in viaggio, e io sono un po' una pazza, l'ho fatto volare l'ho fatto atterrare e volare da una barca in movimento praticamente la seconda volta che lo utilizzavo, quindi non vi consiglio di fare questo, vi consiglio di fare un po' più di pratica, ma io sono un po' così, mi piace il rischio. Può essere lo strumento che vi fa fare un salto di qualità nei vostri video, però se non ci avete soldi e se sta iniziando ora, andateci piano perché è un sacco di soldi. E questo è tutto ciò che uso per fare i miei video su YouTube. Vi lascio qui sotto tutti i link dell'attrezzatura che uso per girare i miei video e inoltre vi lascio i link agli altri video di cui vi ho parlato durante questo video. Spero vi sia piaciuto, fatemi sapere qui nei commenti che cosa vi ha incuriosito, che cosa invece avete già, che cosa secondo voi, che magari conoscete la fotografia o il videomaking meglio di me, che cosa potrei migliorare nei miei video. Accetto suggerimenti e critiche, basta che siano costruttive. Vi aspetto qui nei commenti e vi aspetto su Wildflower Mood tutti i giorni su Instagram.